Lei si lava nella vasca da bagno. Ma l'acqua sporca non la butta. Invece di farla defluire nello scarico, la raccoglie in barattoli e la vende ai suoi follower. L'articolo va esaurito in un batter d'occhio. Chi è questo genio del commercio? Si chiama Belle Delphine. E qui la vediamo in una delle sue manifestazioni social. Furbamente, Belle Delphine ha fatto leva sul feticismo dei fan, alcuni dei quali non hanno esitato a bere l'acqua sporca del suo bagno. Compiere azioni di dubbio gusto, per non dire di pessimo gusto, è una caratteristica comune a numerosi influencer. È il caso di Logan Paul, che ha pubblicato un video in cui mostra il cadavere di un suicida. Come è noto, una persona defunta può essere oggetto di voyeurismo macabro. C'è dunque da chiedersi quanti click abbia attirato il video di Logan, prima che costui, sommerso dalle critiche, lo abbia ritirato scusandosi. Ma le cadute di stile non sono il lato peggiore del problema. I follower sono legati agli influencer da un rapporto di stima e di fiducia. Come nel caso di Ruby Frank, popolarissima pedagogista su YouTube. Mentre dispensava consigli al pubblico entusiasta dei suoi video, Frank opprimeva e maltrattava i propri figli. Per questo è stata condannata a 4 anni di carcere dal Tribunale dello Utah. Anche il mondo delle criptovalute è abitato dagli influencer. Come ad esempio Franco Lee, condannato a 3 anni e 8 mesi per riciclaggio di denaro a favore di organizzazioni criminali. Tra i cattivi influencer, molti sono quelli che amano spettacolarizzare i propri video. Peccato che lo spettacolo, a volte, finisca in tragedia. Girando un video per il suo canale dedicato alle sfide, nel 2017, Mona Lisa Perez sparò al suo compagno. Entrambi erano sicuri che un libro avrebbe fatto da scudo al proiettile. Così non fu. E il ragazzo morì. A proposito di sfide. Il 14 giugno 2023, durante le riprese di una video challenge, la poderosa auto guidata da uno youtuber si è schiantata contro una piccola Smart, provocando la morte di un bambino di 5 anni. Ciò nonostante, 1 anno e mezzo dopo la tragedia, il canale dello youtuber risulta ancora online, benché abbia cessato le pubblicazioni. E sempre in tema di challenge, ricordiamoci di Sanchiange, l'influencer morto per aver perso una sfida tra TikToker. La penitenza del perdente consisteva nel bere bottiglie intere di un superalcolico. Il povero Sanchiange le ha bevute. Ed è deceduto in seguito a coma etilico. Parliamo infine di Waffler69, uno youtuber con molti follower. Era diventato famoso esibendosi in video in cui lo si vedeva mangiare cibo spazzatura, spesso scaduto o avariato. Ebbene, un arresto cardiaco ha interrotto la vita di Waffler a 33 anni. Concludendo, certi influencer sono di pessimo esempio per chi li segue. D'altra parte, c'è anche ottima gente sui social. Ci sono bravi divulgatori, giornalisti seri, intrattenitori di talento. Insomma, se proprio vuoi essere follower di qualcuno, cerca di non seguire chi può portarti su una cattiva strada. Attenzione! Quelli che appaiono negli spezzoni video non sono gli influencer di cui abbiamo parlato. Sono attrici e attori che nulla hanno a che fare con gli episodi segnalati. Eccoci alla conclusione. Hai qualche suggerimento da dare? Scrivilo nei commenti. Conosci persone che possono essere interessate a questo video? Condividilo con loro. E non dimenticare di iscriverti al canale.